Ragazzacci, come va? Buona giornata. Allora, oggi spero di non farmi del male. Disgraziato questo rasoio. Icon B1. Guardate anche la lametta come è piegata in slant. È veramente degli slant che ho provato, anche se non ne ho provati molto. 37C, il Godfellas, e la Detail S1 semislante, e questo penso sono quelli che ho provato. Questo sicuramente di gran lunga è il più efficace. Guardate anche la lametta praticamente come è piegata, inclinata, proprio seguendo lo slant del rasoio. Rasoio molto efficace veramente, che normalmente va tanto in profondità su di me, senza farmi sentire la lametta, che molte volte il giorno dopo mi nascono qualche pelo incarnito. Per questo è un rasoio che uso veramente poco. Comunque è molto efficace. Poi, se avete la scimmia contenta che non vi sta dando noia, allora spengete il video, non continuate. Perché? Perché ragazzi, oggi vi faccio vedere questi saponi questo è Oleo Soap Works Chicago. Vi faccio vedere questi saponi al grasso di anatra, che schiuma fanno, ragazzi. Vi faccio impazzire la scimmia, sicché se l'avete tranquilla, non volete spendere, spengete il video, non andate avanti. Allora cominciamo. Questo sapone è un po' vecchiotto, un pochino seccato, comunque funziona ancora alla grande. È pasta abbastanza dura, ma penso perché è un sapone un po' vecchiotto, deve aversi seccato. Mi sembrava che all'inizio era un pochino più morbido. Allora facciamo un po' di posto, mettiamo la ciotola. Pennellino di oggi usiamo un Leonidam, questo è con ciuffo sintetico. Lo metto un pochino a scaldare, prendo un pezzettino di sapone, mettiamo in ciotola, chiudiamo il sapone. Profumazione. Allora, il sapone, vi dico, un po' vecchiotto, ha perso molto la profumazione. Ci sento qualcosa di legnoso, non so se qui c'è la catena olfattiva, ma non credo. Ma io, ragazzi, vi faccio vedere l'inci, ci sento qualcosa di legnoso, è quello che ci sento. Comunque la profumazione ormai è veramente leggera, il sapone c'ha qualche annetto. Però la parte saponosa sicuramente non si è sciupata. Io conobbi questi saponi perché loro facevano i saponi a West Coast Shaving, mi sembra. I saponi quelli marchiati West Coast Shaving glieli facevano loro. Erano saponi che facevano una schiuma, o fanno, ora non lo so se continuano loro a farglieli. Facevano una schiuma fantastica. Erano questi qui al grasso di anatra, che non è al fegato d'anatra, questo è proprio il grasso dell'anatra. Allora mettiamo qualche goccina in più di acqua per aiutare a sciogliere il sapone, che non faccia pallini, che non rimanga niente in ciotola, in modo da utilizzarlo completamente. Poi oggi, seguendo le orme dell'amico Caccamo, anche se questo non è un borotalco mentolato per la barba, però insomma sempre borotalco è, vorrei provare a mettere un pochino di borotalco dopo la sbarbata, anche se vi sono sincero, io non sono amante del borotalco, però voglio provare. Molti dicono che funziona, proviamo oggi. Invece dell'allume metteremo un pochino di borotalco. Allora, io credo che il sapone ormai si è praticamente sciolto, c'è qualche pallina, ma è veramente qualcosa di minimo. Lasciamo al rasoio, al pennello, il compito di finire di scioglierlo. Allora, approfitto per bagnarmi un pochino la faccia, così si va ammorbidendo un pochino il pelo. Barba di 2 giorni, e montiamo il saponcino. Vedo che sono rimasti dei pezzettini di sapone ancora da sciogliere. Vediamo se riusciamo a
il pennello. Allora, profumazione sì, sicuramente legnosa, delicata. Guardate ragazzi, che roba sta venendo fuori ora. Roba da manicomio. Roba da fare impazzire la scimmia. Guardate là. No, questo sapone è... No ragazzi, cioè c'ho la scimmia impazzita, vedete? Cazzo, dai va, No, spettacolo, dai, uno spettacolo. Allora, io direi che come acqua ci siamo. Mi ribagno la faccia, tanto questo è un sapone che vorrà 200 litri di sapone, di acqua. Schiuma esagerata. Non mi dite che non vi avevo avvertito, se ora avete la scimmia impazzita. Dai va, guardate che schiuma. Grasso d'anatra. Mamma mia. Allora, la profumazione è leggerissima, scusate, anche perché il sapone è molto vecchio, però, ecco, partiamo un pezzo di sapone, però è molto piacevole, veramente. Allora, starei tutto il giorno a passarmelo in faccia, però, se no il video viene troppo lungo, comunque il sapone, cioè... Siamo ai top ragazzi qui, Allora, partiamo. Ah, non vi ho fatto vedere forse la lametta, ma anche se penso che nella camera l'avete visto. Bijong Super Platinum, che sono lamette che ragazzi mi piacciono tantissimo. Allora, effettivamente questo bastardo la lametta quasi non la fa sentire e già portava via tutto. Molto scomodo, zona baffi, perché con questa testa così... Cioè, nella prima parte qua è impossibile tenere un angolo corretto di taglio, comunque lo riprenderemo poi di traverso. Ok, la lametta praticamente non si sente solo quando acchiappa il pelo che lo tira. Comunque con queste lamette va veramente che è un piacere. Già qui sono liscio, portavo via tutto. Questo è omicidiale. Cioè, il taglio è veramente, veramente chirurgico, non si sente. Non si sente il taglio.
cercare di tenere la mano leggera, perché tanto il rasoio già ha il suo peso. E praticamente fa tutto lui. Allora, parto del pelo, a parte qui sotto che un pochino ancora è rimasto, comunque fantastico, guardate già il lavandino, tutto il pelo che c'è. Barba di 2 giorni l'ha tagliata senza nessun problema. Che sapone, ragazzi, che schiuma morbida, sembra, non lo so, sembra mettersi la panna in faccia, panna montata, spettacolo. Che spettacolo, che schiuma, mamma che sapone, ragazzi, eccezionale. Allora, attraverso qua sono già praticamente quasi in un contropelo. Allora, leggerissima, perché sento veramente il rasoio che sta andando in profondità. Molto scomodo per me nella zona baffi. Ragazzi, sono praticamente a posto. Cioè, onestamente qui è dove dovrei fermare la sbarbata. Andare avanti, cioè, con questo rasoio non ha senso. Con queste 2 passate e qualche ritocco sono già a posto. Però va bene, come stiamo facendo il video, butto via l'acqua perché c'è troppi peli. Andiamo avanti, facciamo anche il contropelo, anche se vi dico ha poco senso, onestamente. Se mi stessi facendo la barba io solo mi sarei fermato lì, perché sono già liscio. Certo, se pigio sento la barba perché manca il contropelo, ma ha poco senso. Cioè, correre il rischio di irritarsi per niente. Comunque solo per rinsaponarsi vale la pena. Mamma mia, che sapore, che spettacolo. Guardate qua il lavandino come
Allora, partiamo sotto il collo a fare un po' di contropelo zona bassa. Mi sembra che ha sportato tutto. Anche zona branchie più che ottimo. Facciamo un pochino di contropelo. Cioè, probabilmente uno dei rasoi con cui arrivo a un taglio più profondo. Forse anche un pochino più che con R41, onestamente. Sarà per quello che questo rasoio normalmente mi provoca peli incarniti. Allora ragazzi, veramente sono... Cioè, oggi ho fatto qualcosa che non dovevo fare, sicuramente lo pagherò caro. Cioè, questa è una sbarbata per andare a un matrimonio. Una cosa veramente allucinante. La profondità di taglio di questo rasoio. Veramente pazzesco. Allora, facciamo la prova del borosacco. Fatemi asciugare un pochino qui il lavandino che ho fatto un bagno. Mamma che sbarbata. Mamma mia che sbarbata. Qui, piccolissimo red point. Ho fatto il contropelo qui in questa zona. Per me è da pazzi farlo lì. No, ragazzi, dai. Nemmeno se Pichu sento qualcosa. Sicuramente lo pagherò in questa zona qua, lo pagherò sicuramente con peli incarniti, poi se ne riparla. Allora, proviamo un pochino di borosacco, anche se questo, vabbè, questo è del borosacco della Rovers, rinfrescante, assorbente. Cioè, mentola anche questo? Oh, no, non credo per bambini. Ingredienti, talco... No, non credo c'è questo. Allora, io ragazzi non so come si usa il talco. Mettiamo un pochino di talco. Allora, la sensazione è meglio di quello che pensavo. Ragazzi, è la prima volta che lo uso,
siccome stasera c'è la live con Caccamo, ieri lui l'ha usato, se magari qualcuno domanda, forse non mi sa anche troppo, per avere un'idea, perché in tanti anni di rasatura mai usato il borotalco, anche perché ora c'è sto casino di bianco in faccia, non so come si toglie. Allora mi immagino qualcuno ieri nella live diceva magari con uno straccettino bagnato prima di mettere l'aftershave per non fare un pastone. Fatemi passare l'asciugamano è umido. Il bianco l'ho portato io, l'asciugamano. Ora andiamo di aftershave. Allora, comunque la sensazione del borotalco non è male, veramente non è male, molto piacevole. Una bella splashata, questo è mentolato, mamma come brucia, mi manca il mio allume, siamo uomini o caporali. Mamma che sbarbata oggi, provate a pazzi. Allora, la pelle, ragazzi, devo dire, fra il sapone eccezionale, non so il borotalco quanto abbia influito, però mi sento veramente pelle fantastica. Allora, botta di mentolo fortissimo, questa è la versione mentolata del dopobarba. Oh, madonna che vampata di mentolo. Allora, aspettiamo un attimino, vediamo che si asciughi. Fatemi dare una pulitina mentre si asciuga l'after. Va via la botta di mentolo che mi sta bruciando gli occhi, veramente forte. Allora, la pelle, ragazzi, me la sento fantastica. Eccezionale. Qui ho fatto questo piccolo red point qua, fatemi mettere un tocchetto di matita. Allora, smontiamo il rasoio e facciamo qualche considerazione personale, ragazzi, strettamente personale. Allora, il rasoio, ragazzi, è fenomenale, cioè come taglio è veramente profondo e oltre a essere profondo è un taglio delicato, sicuramente, perché la lametta quasi non si sente. Guardate, ho fatto contropelo, ho fatto tutto e a parte qui in questa zona ci sta di farsi un red point, però sotto il collo, guance, assolutamente nessun red point, usato con una lametta che si tagliano bene, però insomma non è che sia la miglior lametta che c'è in circolazione. Nonostante questo, cioè, il taglio è stato delicatissimo, io ho la barba molto dura. Il problema del rasoio, il problema è che è un rasoio con la testa molto molto grande e molto scomodo. Zona baffi, se non fate zona baffi magari non tanto, però per fare zona baffi, per prendere il bordo della vasetta, insomma non è che sia dei rasoi più comodi. Si paga un po' questa forma della testa. Il rasoio molto peso con questo manico, questo è l'originale Icon, molto peso. Il rasoio lavora praticamente verso del pelo con il suo peso. Vi dico, la sbarbata è stata 9 e mezzo sicuramente, a parte qui la zona baffi che mi ha rotto un po' le scatole, però comunque sono riuscito a farla, sono liscio completamente anche qui. L'unica cosa, ora vediamo, oggi ho tenuto la mano leggerissima, veramente, perché il problema nasconde la lametta, vediamo se non mi vengano questi brufoletti qua bianchi dei peli incarniti, perché vi dico, secondo me, perlomeno non secondo me, con
con la mia tecnica, con la mia mano, con questo rasoio vado più profondo che con R41, perché R41 non mi fa venire peli incarniti in questa zona. Vuol dire che con questo riesco ad andare molto più profondo. Sì che vediamo come va. Comunque ragazzi è un gran rasoio, è un gran rasoio. Vi dico un po' rompimento di scatole alla testa, ma come rasoio fantastico. Va bene, Leonidam ragazzi c'è poco da dire, in questo caso è un ciuffo sintetico, ha molto backbone, veramente ottimo. Avete visto come ha montato il sapone senza nessun problema, nonostante io lo aiuti sciogliendolo. Però ha fatto un lavoro eccellente, molto morbido di punte. Non so, mi immagino che è un tuxedo, non lo so che ciuffo è questo, assomiglia a un tuxedo. Arriviamo a lui, grande sapone ragazzi, Oleo Soap Work, eccezionale ragazzi, cioè, uno dei saponi migliori sicuramente che ho provato, o che ho in mio possesso, è una schiuma fantastica, una pelle strepitosa. Mi è piaciuto anche il borotalco, mi sono onesto, può essere magari un sostituto dell'allume, ma ci può essere, ci può stare. Mi sento la pelle fantastica, veramente non mi ha fatto mancare l'allume oggi. Sento veramente bene, anche l'aftershave, vedete non ha olio in sospensione, è abbastanza secco. Mi era rimasto un leggerissimo effetto appiccicoso, ma sicuramente è dovuto dal borotalco con l'aftershave. Qui ancora è un po' umido, infatti sento ancora appena un pochino l'effetto, però non è forte questo effetto, un leggerissimo effetto appiccicoso, però di qua che sono già asciutto, che l'after è asseccato, non c'ho più l'effetto, che probabilmente è dovuto al borotalco anche, però fantastico ragazzi, veramente da mettere in pratica questa del borotalco. Comunque ora vediamo come va nel trascorso della giornata, tanto il video lo caricherò domani giovedì per voi, sicché vedo se durante la giornata non so, magari qualcosa faccio un pezzettino di video e lo aggiungo a questo per vedere come va la della barba. Però per ora ragazzi sento una pelle fantastica, sbarbata fantastica. Ho sentito la botta alcolica, però è stato qualcosa di immediato, è passato subito e mi sento ora veramente una sbarbata da 10. Benissimo tutto oggi, mi sono divertito, contentissimo, e vediamo se finalmente riesco a farmelo piacere questo di uno slant. Vediamo se non mi butta fuori i peli incarniti. Comunque sbarbata fantastica. Va bene ragazzacci, non vi invito alla live di stasera perché il video lo caricherò domani, però uguale, grazie sempre per il vostro appoggio. Ci vediamo alla prossima.